La cooperazione internazionale nei campi della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica è ormai una componente fondamentale del nostro sistema medico-scientifico internazionale. Alla base dell'azione per la cooperazione scientifica e tecnologica rimane la ferma consapevolezza che non ci possa essere sviluppo economico senza innovazione e innovazione senza ricerca scientifica. Ecco perché diventa sempre più importante investire con un attento utilizzo di risorse in questo settore, quale investimento per la crescita del Paese, soprattutto nei settori più innovativi e con ricadute positive in termini economici e commerciali. Nello speciale appuntamento di oggi di èMedicina parleremo degli sviluppi sulle attività di cooperazione internazionale nati tra il polo odontoiatrico ZEUSI del gruppo Marrelli e la Scuola di Medicina Dentale degli Emirati Arabi Uniti durante il simposio internazionale svoltosi a Crotone. Ospite ai nostri microfoni il professor David Wray, rettore della Dubai School of Dental Medicine. Well, what I've seen since I came here has been, in my experience, quite unique and quite special in that there is a collection of healthcare facilities which are seem to be largely conceived and created by private enterprise for the betterment of the local population, and it hasn't just been to create a facility but to create something very special. So it's much better than it needs to be. It's really world class in the facilities that it provides. Negli anni più recenti si è assistito ad una serie di cambiamenti nei sistemi sanitari di tutti i paesi sviluppati, con l'intento di razionalizzare l'uso delle risorse e di garantire una migliore organizzazione e gestione dei servizi sanitari. Oggi stiamo assistendo ad una nuova evoluzione che vede la sanità assumere il ruolo di motore di sviluppo. La sanità è stata vista in passato esclusivamente come un servizio solidaristico offerto ai cittadini. Il problema era contenere la spesa sanitaria per evitare che essa drenasse troppe risorse a scapito degli investimenti e di altri consumi prioritari. Oggi la sanità può essere concepita come motore di sviluppo, capace di alimentare la ricerca e l'occupazione qualificata, produrre servizi esportabili a livello internazionale e promuovere lo sviluppo di intere aree. Concepire la sanità come motore di sviluppo impone una rivoluzione culturale. La spesa sanitaria in questa prospettiva non comprime gli investimenti e i consumi, ma essa stessa si configura come un investimento produttivo mirato anche ad elevare il livello qualitativo dei servizi e delle strutture che li erogano. Yeah, clearly the facilities here are cutting edge in the technology they provide. I haven't had an opportunity to see the state of the oral and dental health of the population, but clearly there is a need for dental care within the community, and what you have here provides the very highest and most up-to-date technology to allow reconstructive dentistry and aesthetic dentistry to be practiced at the highest level, so that the population is benefiting not just from basic care but from the very best dentistry that's available worldwide, particularly with the computerized generation of dental prosthesis. Questa nuova visione della sanità implica una modificazione dell'organizzazione sanitaria che concili il cambiamento culturale, scientifico e tecnologico con gli obiettivi economici. In questo quadro, nuovi investimenti hanno importanza se la nascita di nuove strutture è animata da un possesso di modernizzazione dei sistemi sanitari, valorizzando contemporaneamente ricerca e know-how tecnologico. Il progresso dipende dalla capacità di accedere alle conoscenze acquisite nei contesti scientifici e di poterle sviluppare grazie ad adeguate risorse umane e ad appropriati mezzi organizzativi e infrastrutturali. Un ruolo chiave in questo contesto è ricoperto dalla collaborazione tra istituzioni indipendentemente dalla loro nazionalità e dallo scambio a livello internazionale
di ricercatori e di esperienze di elevata qualificazione scientifica. In quest'ottica, la ricerca e la cooperazione assumono sempre più una dimensione internazionale e rappresentano un fattore strategico per lo sviluppo. Well, Dubai, as you may know, is a country which has developed rapidly over the last 20 years. They have built the tallest building, the biggest shopping mall, the longest driverless railway, everything they strive to make bigger and better than elsewhere. Healthcare has not completely caught up with that. The ruler of Dubai, Sheikh Mohammed, has created Healthcare City to try and create a healthcare infrastructure to match the rest of the achievements within Dubai. And that is something which is in the stage of being formed. And I have been brought in to create and establish a dental healthcare facility which will provide teaching and clinical care and research. I should say that Dubai could learn a lot from Calabria, from Crotone, in the quality and the vision with which this area has created a healthcare facility. I think the symposium represents a flavour of the quality of research and clinical care that's delivered within the region. I think that what I've seen in the symposium demonstrates that the dentists and the researchers within this region aspire to the very highest quality of care and innovation which matches everywhere else in the world, if not exceeds it. Inoltre, dall'internazionalizzazione di studi e di ricerche e dall'approfondimento dei rapporti di cooperazione del nostro sistema scientifico nazionale possono nascere importanti spunti per la condivisione di dati che assumono un valore importante per la comunità scientifica internazionale. I think that it's very easy in the modern age to be complacent and accepting about the power and the good that has been achieved by the discovery and the implementation of antibiotic therapy. I think that globally we are in danger of losing that advantage as bacterial infections become more adept at avoiding antibiotic therapy, and indeed there are emerging organisms around the world globally such as tuberculosis and other pandemic infections which may re-emerge in an antibiotic-resistant form. I think that also community and hospital-acquired infections have become increasingly important over the last few years as a significant cause of morbidity and mortality within our patient population. And that is almost certainly due to the overuse and abuse of antibiotics by not only medical and dental practitioners, but also by the animal veterinarian individuals who use a lot of antibiotics in animal husbandry. I think that we need to be very careful about how we use and control the use of antibiotics to try and limit the damage that is done to their usefulness as time goes on. Il crescente bisogno di internazionalizzazione e di cooperazione scientifica internazionale è anche legato al fatto che spesso infrastrutture, progetti e programmi d'eccellenza non possono essere forniti da un solo paese, ma richiedono sforzi congiunti di più nazioni finalizzati alla condivisione di know-how scientifico e tecnologico. Con queste logiche diventa possibile, con una portata comune, poter erogare servizi sanitari di alta qualità che favoriscano le filosofie di cura mirate alla centralità del paziente ed alla sua massima soddisfazione. I think that dentistry progresses rapidly in two main directions. One is the purely dental reconstructive aspects of dental care and reconstruction, and that has
moved forward very rapidly with the use of computer technology, and we now have the ability to reconstruct people's dentitions. And Crotone is now, I think, at the forefront of allowing that to happen. I think that in addition to that, though, one needs to be reminded that the mouth and the teeth are an integral part of the body. They are an important part of health and function, and they can also be involved not only in purely dental disease but as oral manifestations of systemic disease, and therefore it's important for our dental colleagues to have a more or an increasingly holistic approach to the patient management, such that the patient's overall well-being is the concern of dental practitioners and not just their teeth. The common link is the shared aspiration to improve the health of the populations that we serve. The cultures and the people in Dubai and in Crotone may differ significantly. The health challenges they share, and therefore our aspirations are common in both countries. And if we combine our expertise, our aspirations and our efforts, we can achieve more together than we can alone. Favorire progetti permanenti di cooperazione internazionale anche tra contesti scientifici ispirati da culture apparentemente diverse.